E vedo la dritta giusta. The Sound of Love, dai, da paura. Un profumo buono. Almeno che non c'è del taglio, sotto ste feste vi devo far divertire. Che famo? Dovete divertire, dovete mangiare bene, dovete bere bene. Quindi oggi vi do una ricetta pure con l'abbinamento, però con cocktail. Quindi faremo un risotto agli scampi con limone candito abbinato a un bel gin tonic al melograno. Quindi tutto quanto che porta a noi, porta alla festa, porta alla ricchezza, perché il melograno porta bene, che porta fortuna, e quindi ci aspettiamo da sti feste natalizie tanti soldini e tanta salute. Vabbè, che ci serve? Che ci serve, lo dico io. Scampetti, l'ho comprati una settimana fa, stavo a un buon prezzo perché erano piccoli così, 20 euro, e l'ho congelati. E mo ecco, si stanno a decongelare tranquillamente. Burro, un po' di concentrato, carote, sedano, cipolla. E il riso che fai? Ce lo metti? Un po' di aglio ci vuole, il limone, lo zucchero per fare il limone candito, poi il melograno, un buon gin e un ottimo mixer, perché 3/4 del cocktail lo fa il mixer, cavolo, raga. E dai, un po' mi sprogare tutto. E cosa fondamentale è il brodo per fare un ottimo risotto, già ce lo siamo detto tante volte. Quindi abbiamo le teste dei scampi, qui dobbiamo ricavare il tutto, il gusto, il sapore, tutto quanto, e le metto qui. La dritta, quella più importante che vi dirò oggi, il fondo, il brodo per il vostro risotto. Voi potete fare oggi, se arrivate all'8 dicembre, al 20 dicembre, così con l'acqua alla gola il 21 dicembre, o addirittura ancora peggio, che ci andate il 23, il 24, è normale che prendete un pesce, con tutto il rispetto di pescivendoli, signori miei, però la richiesta è talmente tanta che purtroppo la qualità non sarà eccellente per tutti. Vedete, levo gli occhi che normalmente... diciamo quelli bravi, dato che è Natale, dato che sono feste, cerchiamo di fare le cose alla perfezione, danno un leggero sentore di amaro. Per fondo, per brodo, mettiamo una bella carota, 2 belle coste di sedano, questo deve essere saporito, profumato, dai, così, lo stessa carotina, vai, chi è? Ops! Perché ho levato anche la parte, diciamo, quella esterna della carota? Perché sicuramente un po' mi servirà per fare una cremetta densa la carota e i profumi. Un pezzetto di burro abbondante, cipolla proprio sul burro, così. Uno spicchietto d'aglio, a vostra scelta. È troppo aggressivo? Non ci va? Non ci sta bene? Io ce lo metto intero, qua così, qua dentro, via. E io già sento un profumo buono. Mettete adesso gli scampetti, ok? Senza gli occhi, gli occhi li lasciateli qua. Schiacciate le teste, fate uscire tutto quanto il gusto, il sapore. Adesso qua ci sta questo mix dei profumi, no? Del pesce, delle verdure, della cipolla, della dolcezza del burro. Così, vai, buone. E qua sotto, vedi? Un po' di maggiorana, buona. Dato che voglio fare una bevanda mediterranea, ho scelto un gin mediterraneo, Portofino. Mamma mia, gin, sfumiamo. Adesso si sono rosolate bene le teste, mettici un po' di concentrato, così. Guarda, è abbastanza asciutto. Acqua, vai con l'acqua. Per la patate, togliete la buccia del limone. Guardate, vedi, di bianco non c'è niente. E questo è più gusto, più sapore. Mazza, sono belli sti limoni. Allora, limone non trattato. Questo non è d'Amalfi, ma è limone, un verdello. Poi, secondo le stagioni, ci sono vari tipi di limone. No, voglio soltanto quello d'Amalfi, di Sorrento. I limoni siamo pieni in Italia, in Calabria, Sicilia. Adattatevi a quello che vi offre il mercato e selezionate. Dovete essere selezionatori delle materie prime della vostra cucina. Col coltello non riesce bene, ve lo posso assicurare. Almeno che non c'è del taglio. Deve essere una cosa poco invadente, quindi sottile. Parti da freddo. Metto le scorzette di limone a cannone. Leviamo i carapaci dalla polpa, vedi, puliamo tutto. Il verde che vedete sono i resti, vedete, delle uova, vedete, c'hanno lo stesso colore.
quindi non vi state a preoccupare, nessuno avvelena, non è un visitors, tranquilli, sono le uova dello scampetto. Oh, no, non mi riuscivo stavolta. Comunque eccolo qua, levate il budellino, stiamo a fare una cosa di una volta l'anno, capodanno, feste, capito? Queste cose arrivano una volta l'anno, quindi quel giorno mettetevi, però se vi organizzate bene non vi dovete ammazzare agli ultimi giorni. Io sono innamorato degli scampi, solo che costano, non c'è niente da fare, costano tanto. Guardate, appena bolle leviamo, filtriamo. Non potete capire che profumo che c'è, proprio di oli essenziali, di buono, di buono. Quindi rimettete adesso l'acqua fredda pulita. Aggiungo le scorzette. Meno acqua mettete meglio è, così bolle prima. Vai, perfetto. E adesso rimettete su questa e un'altra volta, quindi 3 volte totali partendo di freddo fino a raggiungere l'ebollizione. Questi pure li aggiungiamo nel brodo. Seconda volta e andiamo per l'ultima, per la terza e ultima, dai. Appena spicca l'ebollizione dovete subito cambiare l'acqua. È fondamentale che appena spicca il bollore togliete subito il limone, perché sennò si stracuoce troppo e diventa moce. Invece deve rimanere con questa consistenza. Poi, a gusto vostro, mo l'assaggio. Ancora un po' troppo amara, leggermente va ancora un po' ammorbidito. L'ultima, eccola qua, 2 bicchieri d'acqua, guarda, 1, 2 e 3 e 3 cucchiai di zucchero. Se non vi fa occhio come me, metti 100 grammi di acqua e 50 grammi di zucchero. Sentiamo il gusto del sto brodo. Sciapo, quindi mettiamo un po' di sale, così già avremo un brodo già giusto di sale. E 2. Guarda, io vedi col cucchiaio riesco quasi a disegnare sul fondo. Metto le buccette. Belle. Guardate la consistenza. È lucida, l'acqua è lucida. E lo tenete a contatto con le scorzette, così che fa? Il limone prende, scarica un po' il suo gusto nello sciroppo, ma allo stesso tempo prende anche il gusto dolce dello sciroppo, quindi c'è uno scambio, si vanno bene, uno scambio reciproco. Filtriamo il brodo. Eccolo qua. E quindi il brodo ce l'abbiamo per il nostro risotto. Utilizziamo adesso tutti quanti i carapaci, i gusci degli scampi, quindi metto scampi, le teste, non mettete troppe verdure, metterete 2 pezzi di carota, ecco, un pezzo di sedano e un bel pezzetto di cipolla, qua, ma i carapaci tutti. Ci metto un altro goccetto di brodo. Il profumo è spettacolare. Stiamo a fare una sorta di crema di scampi, furba, senza panna, senza troppi grassi. Via, spingete tutto con una bella paletta, come sto a fare io, e fate fuoriuscire tutto quello che può fuoriuscire da questi piccoli fori. Usare tutto fino alla fine. Con mezzo chilo di scampi ha voglia a fare salsetta di scampi e così via. Questo è tutto quello che butterò. Ci siamo arrivati, fammi il risotto. Cipolla, ci va, con lo scampo ci va. E questo lo mettiamo qua. Un pezzetto di burro e adesso lasciamo sciogliere il burro con la cipolla. Uno spicchietto d'aglio piccolo piccolo. Aggiungeteci un po' di brodo, così si scioglie meglio la cipolla. Ma oggi, tutte queste cose che vi ho fatto vedere, chi ve le fa vedere? Iscrivetevi! Dai, con la campanella, così pure prima delle feste vi do la dritta giusta. Guardate che belle! Guardate che sono belle! L'assaggiamo? Non puoi capire. Buone! Ci siamo arrivati! Tostiamo sto riso. Mette riso. Facciamo assorbire bene tutto quanto il grasso
Perché si tosta il riso, quello per risotto? Per far sigillare meglio, fare una corazza intorno al nostro chicco di riso e così fa fuoriuscire l'amido un po' alla volta, non tutti insieme. Se no diventa il riso bolla del sushi, sta malloppa tutto. Che fai? Ce l'avevo, ce lo mettiamo? Tiè, vai Portofino. L'alcol è andato via e adesso vai col brodo. Che devo fare? So famo un cocktail, tirarsi su un po' di... Anche perché mentre sto tutto quanto a fare, mentre state a cucinare così, un po' vi rilassate, no? Io voglio fare un gin tonic al melograno, però non voglio comprare roba già fatta, quindi il succo di melograno me lo voglio fare da solo. Non ho la pressa, quello per fare così, quindi mi devo inventare come fare. Melograno, spremi agrumi, schiacciate con le manine vostre, io faccio così con le dita, schiaccio quello che c'è rimasto. O se no potete fare, tirare giù tutti quanti i chicchi del melograno, frullarli e poi passarli. Se non ci avete qua là, che mi piace tanto quel coso per schiacciare. Aggiungete sempre, non lasciate mai asciutto e deve essere tutto quanto in ebollizione, sia il riso che il brodo, perché così non c'hanno sbalzi di temperatura. È come quando mettete a cuocere la pasta, il riso è la stessa cosa, deve essere sempre costantemente in ebollizione. Bicchiere ghiacciatissimo, guarda. Mettiamo il gin. Vai, tiè, beccate questa. Poi, succo di lime. Di mezzo lime, ok? Mettetecelo il ghiaccio, sempre tanto. Un po' di succo di melograno. Guardate che bello questo effetto, fighissimo. Una fettina di lime, così. Avete spremuto il melograno a mano. Vi siete fatti e tutto sto popò di cosa volete rovinare tutto poi con acqua tonica così? Quindi questo ragazzi è il top. Ma che cos'ha di speciale questa acqua tonica? C'è meno chinino e ha lasciato un po' di posto, un po' di spazio al rosmarino e al timo limone, così avremo una bella acqua tonica delicata e allo stesso tempo, aiutami a dire, profumata. Guarda qua che giochetto che famo, guarda. Lo sapete, no? A bolla, state attenti alla bolla, non la rompete, non girate, ma dovete fare soltanto così. L'assaggiamo? Senza nulla togliere ai barman che sono bravissimi, sono dei geni, però se uno è capace a cucinare, a abbinare, riesce pure poi a fare i cocktail. L'importante è avere in testa gli abbinamenti giusti, da paura. Ultimo brodo, aggiungo il fondo, guardate qua che bella cremetta, yeah. Un pezzetto di burro congelato e adesso incominciamo a mantecarlo. Un po' di pepe nero. Pure con questo riusciamo a fare, The Sound of Love, dai, senti un po' che roba. Come schizziamo, dai. Tagliamo a fettine sottili i gamberi. Eccoli qua, così. Dopo che avete mantecato il riso, lasciatelo così coperto per un minutino. Si assesta, capito? Prende la giusta consistenza, però non si raffredda perché l'abbiamo ben coperto. Eccolo qui. Non potete capire il profumo? Vedete come scende? Ecco qua, così. Poi, quindi ci avremo questo freddo, questo caldo. Abbiamo risparmiato un sacco di scampi. Io mi aspetto che ogni boccone di riso viene accompagnato con un pezzetto di scampo. Guardate che bello. Se dopo fa fatto bene. Il limone, così. Ok, così. Oh, ci è voluto un po', però ne è valsa la pena. Lo ricordo, vi ho detto già, attrezzate, organizzate bene. Se assaggiamo, ma se assaggiamo sì. Guarda che faccio. Ragazzi, con sto piatto vincete a mani basse contro tutti, perché poi lo si sa, no? Alle feste, vigilia da te, Natale da quell'altro, qua quando farete questo piatto vincete su tutti. Buono, pure buono il cocktail, da paura.